Come andiamo, dottori? Signori, Fnatic contro G2, i team con più storia del competitivo europeo. Mi aspetto qualcosa di incredibile. Fulmini, saette, outplay macro incredibili. Magister, quando porta un team di streamer italiani a giocare competitivo, e lei come coach. Questo è un progetto che io ho portato e mi è stato rifiutato. Al di là del cazzo infinito che avremmo preso in PG, io sono convinto al 100% che sarei in grado di portare un team di streamer in prima lega italiana. Quello ne sono certo. Impensabile contando i pochi allenamenti che si potrebbero fare, ma ne sono convinto. Ma ripeto, mi è stato rifiutato questo, mi è stato rifiutato le guide, mi è stato rifiutate 2000 robe. Vladimir? Perché la cosa si vede così bene? È quella nuova. L'ho fatta ripartire con un tocco. Quando la review della finale di Sinner, posso dire una cosa su Sinner? E non me ne frega un cazzo, tanto a voi del tennis non fregherà nulla. Ragazzi, secondo il mio punto di vista, il tennis è morto quando si ritirerà Djokovic. Tutti gli altri possono vincere anche 500.000 slam di fila. Il tennis, Federer, Nadal, Djokovic. Tutti gli altri non contano un cazzo. Allora ragazzi, Corky, vai Jax, Lucian Miglio. Ancora Lucian Miglio, passa. Risposta dei G2. Risposta molto aggressiva dei G2, molto interessante. Sappiamo comunque che la bot più forte in generale è questa roba qua, prioritizzata da chiunque. Quindi immagino ragazzi, ovviamente a mani basse, che Lucian Miglio, ricordiamo Lucian champion non troppo forte in late, ma Miglio da quel late game a Lucian, quindi un Lucian che è forte in tutti gli stage del game. Varus forte ragazzi, dopo 2 item e mezzo non è più il Varus che conosciamo, giusto? Lucian che andrà a scalarlo, Lucian però che regge le game facilmente, le game di Varus. Tuttavia ragazzi, fermi, Varus Nautilus, CC devastanti, un botto di CC, a mio avviso ragazzi molto forte, e secondo me non basta l'ulti di Miglio qui per andare a levare 2 CC del genere. No cap into R di Varus, into A, into walk straight. Heavy favorite per Varus Nautilus sto matchup, heavy favorite. Corky ragazzi, Akali, entrambi broken fucking champion, entrambi rotti. Corky secondo me ragazzi, lo so che Akali in sidelane molto forte, non ho dubbi al riguardo, però sono convinto che un Corky forte ragazzi riesca facilmente a reggere la Kali. Sono convinto di questo. Quando al package Akali non può secondo me fare assolutamente una sega, però ovviamente la Kali vince inside, non c'è nulla di cui discutere qui. Akali inside vince contro Corky. Corky invece avrà il free scaling su 2 item, arriva in spike e tutto. Corky quando avrà il package, anche se Akali gruppa ragazzi, by far teamfight più forte, by far a mani basse. Vladimir è la prima volta che lo vedo quest'anno, godo, non vedo l'ora. Vai contro Xenzao, vai in su un tag, Xenzao si può buttare a disengaggiare sugli altri, in realtà no perché Corky col package è unstoppable. Jax è il Jax quello nerfato tra mille virgolette ma che fa danno di W alla torre, questo? O siamo ancora vecchi, nella vecchia spatch ragazzi? È ancora il Jax broken. Non vedo l'ora ragazzi. Sapete cosa faccio adesso? Oggi, solo perché mi va di tornare ai vecchi tempi, sparo un sub only. Via. Così per far flexare il sub del mio canale. E inoltre risponderò gratuitamente, che avrei già fatto, a qualsiasi domanda mi farete. Qualsiasi, anche Magister, quanti cazzi hai preso? No, non è vero. Riguardo League. Fermerò ogni minuto e 30 per rispondere a una domanda. Anzi, ogni 2 minuti. Sono intenzionato a vedere il matchup in dopo come funziona. Midix cerca l'aggressione ragazzi. Ripeto, per me heavy favorite Varus Nautilus. Heavy. Se non pushano è perché non vogliono farlo. Voglio vedere questa lane a livello 4. Insomma, cammina face. La lane vince Corky. Level 3 for Caps, timed very nicely there. Caps trying to get something back in that trade as he does just in time level up on the shuriken flip, but Humanoid not scared whatsoever. Yeah, I think that's the thing with the Akali. It can be kind of tough to match up against Humanoid. Oftentimes you want to try and use the Shroud to farm, but Humanoid can kind of sit there with the Gatling gun. His Phosphorus Bomb takes up a huge amount più base, of space as well. So it's not exactly anche il dematerializer, Corky. Space for Akali in a lot of these trades, but Caps feel fine for the moment. Might have to go for a quick reset, especially because the wave isn't in the best of spots.
Mickey X stepping up. The hook now gonna go in. Bello il flash. Mamma mia che rischio. Pretty aggressively onto Noah and winning out on that trade. Mickey Ha trollato no. Meanwhile, Yike on the way down to the bottom Il lane. dash era particolare. Level 4. Shouldn't step too much further forward. It is Mickey. Fammi rivedere se c'era l'occasione di killare. Wow, smurfato. Stepping up. Nah, non si poteva killare, ragazzi. Ah, ok, aveva i lato. No, che cazzo è quel lì che ha preso? Ah, è lì al di miglio. Sì. Non l'ho capito. Ecco cos'era che non mi aveva... Ecco cos'era che non mi tornava. Il motivo per cui ha lasciato in. Ok. Posso considerare una 0,5 per la voce. Ho già messo al lavoro una persona. Grazie di 14. Just gonna look for a reset instead, make sure that they're okay. Now the Caps knows that Razork is on that bottom side. He's gonna heavily shove in mid. Si possono imparare tutti i ruoli, certo. Razork though, as you can see, non giochi competitivo, ma certo. Towards mid just to make sure that he can ensure Caps is walking away. Puoi fare il challenger in tutti i ruoli tranquillamente. Figlio di Vegeta, grazie di 14. Come stai? Just gonna try to follow up, trying to body block rather the vault breaker, forcing the flash out from Razork. So well played. You can see the poke is just so obnoxious. It's so difficult for us to try and deal with them. Questo è il game dei top lane più inutili dopo Adam. Immagina che sono tra i più forti di top lane europei questi. Mikix regge bene, What? They wanted to give that kill to Noah so bad. I thought the third auto from Razork for sure was going to come through. Yeah, I'm kind of surprised it didn't, to be honest. It's boot stiff. It's actually boot stiff. Mickey has boot. That's the most valuable boots purchase I've seen in quite some time. Yeah, I mean, look, mangia, certo che mangia. Mal di gola, ragazzi, mi faccio un po' di biscottini. Dopo 2 ore. I think a really good call out. Of course, Fnatic are able to match. It is Void Grubs traded for the Drake. But currently it's already almost a 300 gold lead for Hansama. No, lo scocca. No, lo scocca. I pick non devono essere playmaker per forza. Miglio non è playmaker. Ma non è counterpickabile, no? Vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio di draft banale e semplice. Miglio primo pick, lei Fnatic. Non so se è la propria primo pick, oppure miglio primo pick in generale. Si poteva rispondere Lucian più andavi a levare, che andavi a levare miglio Lucian. Potevi rispondere Lucian più non serviva al counterpick a miglio, perché ripeto nulla è counterpickabile. Si sa se hai Lucian e Nami al 90% dei casi, no? Quindi potevi fare Lucian più Broken Champion, capito? Lucian più Broken. Qui avrebbero risposto probabilmente a Filios, perché il più gettonato è Miglio a Filios. Se era open però. Miglio a Filios. Se hai Miglio a Filios, di solito uno dei champion buoni che è anche safe, che ha un bel controllo e robe così, safe a schifo ma puoi fare quello che vuoi, o puoi giocare frontline o puoi giocare un middle safe che è Orianna, che non è male ragazzi, avere Miglio Orianna col peeling e con la palla sul carry in late game non è mai male, quindi hai già Orianna a figlio smiglio, quindi poi sai già che dovrai andare qua baneranno jungler che forti in teamfight, oppure il terzo pick di qua al posto di prendere Orianna aspetti di vedere e prendi una frontline perché hai a figlio smiglio, quindi ti serve una frontline da qualche parte, che sia un Oxante, che sia altre puttanate, poi blind piccare quelle robe lì, non è un problema, e di qua rispondi, no? Ma questa è solamente un'idea, non è che se uno prende playmaking, cioè non è che primo pick puoi prendere sempre playmaking, ma c'è una risposta ogni volta. Ciao Gister, non è monodimensionale. Chi lo sa? Chi lo sa? Penso di aver sopravvalutato no al mondiale. Grazie Nachos del follow. Secondo me Corki deve andare avanti più creep. Sto matchup qua ragazzi, per me Corki almeno avanti 10 creep. Almeno. Perché poi Akali vince inside, ripeto. Ieri che siano giocato Kalista Bard, non mi piace lo spoiler, se mi fai vedere la combo avversaria te lo dico. Ha senso Bard se contro c'è gente immobile e c'hai un matchup che vinci anche con un champion come Bard. Se no non ha senso.
Both half of the shuriken flip for a bit of extra damage. Needs to be ready to ult out to safety, but should just get dropped. Flash back to Yike though. Isn't enough to try to find a turn kill. Caps now going in. Mamma mia, che umanoide, cammina in avanti. Oh, guarda che figlio di Troia. Qua, che perché? Q sul posto e cammini in avanti. Guarda che roba. Sidestep. Razork now caught in a 1v1 versus Yike. A 1v1 he absolutely does not win. Vault Breaker will just barely take him out of safety. Joining the area. Minion. Minion. Minion, umanoid, minion. Minion disgustoso. Minion disgustoso. Spike è viable. Spike, ragazzi, è complesso da far giocare in competitive. Late game è troppo skillato. Razor è mai competitivo? Boh, non so, la nuova stagione, vecchio. Non so se reworkeranno gli item, penso di sì, comunque faranno un giro di roba. Da un po' che non lo vediamo. Per la domanda di prima, Bard è stato preso come quarto pick wrestler con la circa di Stomakai contro la Renata, è giusto. Contro la Renata puoi prenderla, perché Renata secondo me è un pick di merda che hanno preso per levare la roba di Calista, quindi è un pick già subottimale, che fa schifo. E Bard quindi a free matchup, secondo me contro Renata, se ora giochi miglio tipo hai vinto, se giochi Enchanter fai prima giocare Enchanter che giocare altro, perché contro Renata non puoi andare in, quindi fai prima giocare Enchanter e Auscali, perché Renata più Ash secondo me non abusa un cazzo. If we look back at yesterday's games and now it feels like a similar situation in today's games is we'll wait. Attenzione qui, ragazzi. Vedete, sta roba qui per me è fuori di testa. Akali che ha Praio mid. Ecco, vi faccio capire perché Humanoid è un figlio di Troia che non dovrebbe giocare al League. Questa è una delle prime lane che Caps riesce a pushare, perché le wave, perché prima è riuscito a respirare dal fatto che ha preso effettivamente la kill, no? Quando è stato contragankato da Yike, che poi Razork è morto, no? Se non sbaglio. No, sì, è Razork è morto. Caps ha preso la kill, ora c'ha l'itemino. Caps pusha per la prima volta una wave e su una wave cammina in botta da Ivare. Su una wave. Humanoid su 10 minuti non ha fatto un cazzo. Questa è la differenza. E poi magari qua Caps non fa niente. Però guardate che pressure c'è. Ora Humanoid segue. Mori. Bravo a farsi trovare il momento giusto qua Razork. Bella lettura di Razork. Qua rischiavano un dive secco 2-0. Bravo Razork. Mi sto facendo io mal di gola. Movimento giustissimo di Caps. Razork è bello a predittare il dive. Veramente li hanno chiamato. Cos'è sta roba? Perché c'è il TP di Oscarinin? Lo fa Oscarinin? Allora, man advantage, ok, ma ha sprecato il TP. Vabbè, qua Vlad fa quello che vuole. Che rischio. Oscarinin è pessimo, veramente. There's nothing there for Fnatic. Mickey wants to keep going though. Jun, pause. No ulti available. Jun just get popped here. Noah backing away, getting lower and lower. Arrow just taking. Fanati fanno schifo. Sia macro che macro understanding del game. Oscarinin è uno dei peggiori player che abbiamo mai visto. That is the power of the lethality Varus. He's got the hands, he's got the kill. Hansama manages to make sure that he's able to pick that one up off in the back. Fnatic taking so much damage. Mickey may not be done yet. Jun sitting here, Razork in the wings, TP once more. We're going again. But Hans and Mickey, they're just able to back away. No mana, that's the package. Just has to package. Flash over from Hansama. Humanoid locked up. They're trying to kill him as quick as they can. Get him! Ma voglio quittarlo. Ma ragazzi, chi guarda l'hack veramente... Posso dire una cosa, ragazzi? Questo vi fa capire quanto ho avuto ragione a dire che il competitivo europeo è morto dal 2019. What is that health bar on Mickey? I don't know how he managed to survive that, especially being on the package from the get-go. But that heal was close. Match of the... dopo sta roba hanno il coraggio di mettere Liga e Mea Champion. Match of the week. Match of the week. Match of the week. Match of the week. Sta merda. Cioè ragazzi, dai.
penso che un gold capisca che è una puttanata. Cazzo. Vabbè, fa But G2, they've played out great. The hook for Mickey buys the space for Yike, and Hansama, Oscar is now pushed out of the equation. And again, they just know they can go for it. Razork splitting up from the Fnatic bot lane. Qua ragazzi il Miglio si fa prendere perché se flasha prende luce. Again, they just know they can go for it. Razork splitting up from the Fnatic bot lane. Un inaspettato G2 can collapse. I mean, Razork doesn't get involved. 3-man win becomes lightning into the 2-man shot. It's perfect. That piercing arrow doing so much damage, and I think you can see in these tense. Look guys, I don't know how you are happy about your state of the game actually, guys. Both you, G2 and Fnatic, you guys are ridiculous. G2 is just better. They instantly turn, they all fire on the same target, where you have these moments where Oscar's jumping in, other people are backing off. You know, you've got Noah and Jun walking one way, you've got Razork walking a different way. The coordination just not there in these last few plays. And already we're seeing 2.5k gold lead, not 40 minutes into the game as we're used to seeing it, but at 13, this is a very significant advantage. Maybe if Fnatic can get the next spawn of the Grubs here on the top side, they can start to push down some of these towers, even things out. But another Drake going in favor of G2 only further pushes things in their favor. And Yike isn't done. 3-0-3 to Sonic Hydra. Posso chiedervi una cosa, ragazzi? Posso chiedervi una cosa? Così vi faccio capire perché molte persone non hanno valutato la mia idea come giusta in passato. Ragazzi, Lucian fa danno classico di attacchi base. Corki fa danno magico. Un tot di danno magico sui basic, se non sbaglio, ma sono comunque danno da basic, il che viene ridotto comunque dalle tabi. V, danno fisico. Jax, vabbè, danno un po' mixato, ma maggiormente danno fisico. Nautilus, Ionia Boots, non tabi. Bene. He wants to try and use that advantage. Ulti now coming down. Jun immediately going to try to cleanse this one away. Razork in the backside taking him down. And Noah getting the full culling. Full channel. Fnatic looking to fire back. Mickey now flashing out to safety. Yike on the run. Noah dashing forward. Empowered by Jun. Wants to turn. Knows that he's already dead. Has to a chi fa le tabi addirittura sugli enchanter, questo dico, ok? One with him. Ulti blocking some of that damage. Noah still marked up. One more dash. Will it come through? Yike getting taken out. Huge shutdown to the side of Noah, evening things up. Fnatic finding great fights there. Noah walking around the corner in culling range. There's nowhere really for Hansama to go, so he just gets gunned down, and then you're able to follow through. Capsto starting to make his way down to this bottom side. Puoi farle, non sono una scelta sbagliata. Per me e alcune persone non hanno value e sono d'accordo con questo tipo di playstyle. Se volete fare le tabi, fatele. Basta che sugli enchanter non le fate mai. Ma non fatele mai sugli enchanter. Sui playmaker potete farle. Per me non ha senso. Anche contro Team Full AD. Perché non si giocano assassini tipo Rengar te lo zero. Sai una cosa? Secondo me tra poco li vediamo. Perché secondo me, penso almeno dalle stats che ho visto della letalità, penso siano broken. Però al momento secondo me c'è un item, l'item da support ti blocca tutto il burst. C'è troppa difesa anche, c'è tanto danno. Ma secondo me c'è il burst single target sul singolo. Secondo me se c'è un enchanter non fa un cazzo. In competitive. Già, bravo, le informazioni ce ne sono tante, quindi è già abusi la metà. In più al momento gli enchanter sono troppo brutti. Difficult to deal with. Yeah, because the Riftmaker's there. That's all that additional sustain. Already so much for Vladimir. Now all of G2 looking to clap on Oscar. Razork is in the area, but I think Razork è sempre nel posto giusto, però mi sembra molto proattivo. Razork, but now Jun coming in to cleanse everyone to free them up to try to fall. But there's a tower between them. G2, they're gonna have to navigate this fight, but it's Fnatic who are coming through clutch with the calling. Humanoid and Noah doing so much damage. BB and Caps on the run, Mickey on the run as well. It's already one. They're looking to pick up a second from the side of Fnatic. Excellent punish. They see the play coming, and they turn it right back on G2. A big whiff from Mickey to start that one off. Però sono i G2 a fare roba, ragazzi. Fnatic sono solo in risposta. Not overextend, and Caps then is able to separate the team, but Mickey ends up hooking the wall, and now they want to keep going. They don't realize Caps is here, though. Caps waiting in the brush. Ultra Mega Fire Kick. Gonna push Broken Blade away, at least briefly. They're just going to set it back up, walk away. Rift Herald is still up and available. Both teams, I wouldn't be surprised to see them recommit towards this top side of the map. Caps, though, should get ha sprecato il coso, He's going to grab that one. E back to the Shroud, well played, but Humanoid should be able to follow up here. Rocket range is big. Flash
Una flash R basic. Sì. Posso chiedervi una cosa? Chi di voi qui avrebbe killato Caps? Hanno l'info che non ha il flash, non ha lasciato flash R basic. Cazzo, flash R basic morto. Dai ragazzi, penso a tutti qua. Tutti i presenti qui ragazzi. Tutti. Tutti. Non ce n'è uno che qui non avrebbe flashato facendo il rocket più il basic. Nessuno. Mamma mia, humanoid. Yo, humanoid, retire as well, like Cabo shared. Wants to hold it for the next fight, doesn't want to risk missing it. Caps has proto belt available as well, so you could sidestep the rocket on reaction. Still though, yike. Look at the river. Humanoid overextended. TP back. Ci muore pure. Broken Blade. Humanoid has definitely gone too far. The entire team now looking to follow up. Humanoid caught out. Looks like Broken Blade's going to go for the kill here. Mattiamureu is doing some work in the 1v1, but Vladimir's just too strong. Had the backup. 4 members top committed from G2. Fnatic now looking to make a counter punch in the bottom. Questi ci rappresentano al mondiale, ragazzi. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora, ragazzi, di vedere sto team al mondiale. Let's go. Caps has to be careful. Waiting a brief moment. We'll have time to go under Shroud, waiting for the Q to come through before he activates the Shroud, trying to clear the wave as quickly as possible. Razork with no ultimate means the entire play kind of fizzles here. Another stun going to connect. Caps, nice sidestep, walking away, dash back out to safety. Clean play, and now the rest of G2 ready to collapse. And Broken Blade, meanwhile, on the top lane, keep your eyes on that. Vladimir just continuing to push. Fnatic got nothing. Caps played that beautifully. Scarinino penso sia il player con meno macro che abbia mai visto. Don't end up overcommitting onto the tower because he still has the shroud, even the proto belt to dodge away from the vault breaker. Oh wait, does he check the bush? No. Still though, perfect from G2. You get top tower, you get the killing humanoid, you defend bot tower. I mean, this is just so beautifully orchestrated. Ragazzi, dato che ho saltato un po' di game, l'hanno vinto un game che corpo alla fine. Mai, Teodoro. Come stai, Teodoro? Tutto bene? Mai. 2 ne hanno 20. Come contro i BDS? Contro gli SK? No. Ma che game mi sono perso? You don't even have to you don't want to. Dragon will be gone, but now you got to exit out the bottom side. Riptail going to charge. Humanoid now locked up. Is he going to be able to use the package? They're trying to cut through. Got to exit out the bottom side. Riptail going to charge. Humanoid ha ultato. Ma scusa, ma Mikix non poteva ultare dietro. Dragon will be gone, but now you got to exit out the bottom side. Ulti qui. Ah, l'ha ultato. Humanoid now locked up. Is he going to be able to use the Dragon will be gone, but now you got to exit out the bottom side. Riptail going to charge. Humanoid now locked up. Is he going to be able to use the package? They're trying to cut through him as quickly as he can, but now it's Hot Top who's been cut out of the backside. Big Corky damage coming in. Yike trying to fall. Humanoid sitting in the cozy campfire and looking just fine. G2 overcommitting a bit, not respecting the Corky engage. Questo succede perché la comp di G2 non è strutturata bene. È quello che vi ho detto prima. È quello che avevo detto prima, ragazzi. I player sono più forti, ma la comp non è strutturata bene perché ci sono picchi che non funzionano tra di loro. Non ha senso fare sta roba quando Akali tira dritto inside a Corky. Beh, metti anche se ha la Malmortius. Ora il problema, ragazzi, è sto Corky con Malmortius che c'ha le kill. Appena chiude Manamune, secondo me Akali non se lo killa. E neanche Vladimir se lo killa perché c'è una cazzo di Malmortius. Into power spike item. Quindi secondo me è da vedere adesso. Ti ha gridato. Non ci sta Oscarini, non ci sta! Trying to up the pace. Trying to keep this going. Broken Blade knows he doesn't have to use the pool quite yet. More healing coming in. Oscar slowly chipping away, but Broken Blade ready to turn this. Fnatic not able to get there. Cosa devo dire? Laser, cosa cazzo devo dire? Laser, che cazzo devo dire di sta gente qua? Ciao Anderedo, è un po' di voce giù, ma tutto a posto. Mi si fixa in un po' di giorni, ragazzi, tranquilli. There you go. Big H here on the bottom side, though. Razork going to be okay for now, but Yike immediately going to fall up on a humanoid. That could be big. Broken Blade could just start to tank the tower if he wants to. Instead, Yike is the one who's going to tank it up, though. That could just cost him. Clean turn from Razork to keep the play going. Arrow, though, going to take out humanoid. Chemo plague, not enough to finish Razork. Mamma mia, che livello di merda. Certo, perché non c'hai il danno, non c'hai penetrazione. Malmortius Corky. In caso di Vare. Vlad non c'ha danno fino al 16 in competitivo.
Vlad in competitivo inizia a essere rilevante 3 item a livello 16. Now backing off, needs to get back over the wall if he can. But it looks like Caps is just going to go for the 1v1. Instantly just jumps back in, takes his time, dances around the jacks. Caps making it look easy. I mean, beautifully done by Caps there, making sure there was no way Oscar was going to escape. Even if he had the flash, just going to be able to follow with that shuriken flip. But this is a messy game. Both teams are battling heavily. A me sembra un game fatto veramente... Sì, provo a cercare un barlume di intelligenza in questo game, non lo trovo. 1.2k gold difference between these lineups. Very small differences. Broken Blade really the only one with a significant advantage over his lane opponent. Broken Blade è l'unico con il vantaggio sul lane opponent, che non è vero, cioè che qui Cavs sta 30 minion sopra e tra l'altro vogliamo ricordare i 2 TP a caso di Oscarini completamente clueless. You can try and push out his BB, but we kind of see that Oscarinen with the Titanic Hydra is able to relatively... Perché non vedo Vladimir dai vari trovatori fare bene? Può farlo al 16 in competitivo. 3 item livello 16 può farlo. With BB at the moment, you kind of wait for this Rabadon's death cap to come true, and then you can actually have some sort of impact in the 1v1. So it kind of becomes a reliance on Caps to make things happen, but even at the moment, he can't really shove out against Humanoid's wave clear. So it kind of falls back to, all right, well, let's try and go for team fights. And Fnatic have been able to get good control over mid thanks to Lucian and Emilio, and have been able to set up at least for that last dragon. We'll have to see if they can do another one here with the next dragon in a minute 15. And G2, all things considered, outside of the Varus poke, relatively short range. If they are able to get on top of Han Sama, it's a little bit difficult for him to navigate. I think it's going to be hard for Noah in some situations to play out these fights, but he's certainly having a better game than he did yesterday, and that's going to be important because Humanoid Broken Blade non vede le live di Minus. All of the team's damage really needs Noah to step up alongside him if they're going to find a way to win. Ho giocato Vlad, penso 10 game, avevo il 90% win rate o 20 kill a game a master. Però ci vuole. Se c'hai 100 game e non sei challenger sono falliti. And when you're about to finish off this Malignance as well for Humanoid, that's going to be so much poke that this Corki can churn out, and honestly going to be able to match a lot of what Han Sama is putting down as well, because you just get those little puddles. E anche se sei challenger sono falliti lo stesso. It's also just, you know, Varus poke can be pretty tough to hit. You got the whole channel, people know it's coming. Corki rockets, side of the map. Goes over the wall, just wants to try to take Humanoid out. More Q, dashes in. Again, ulti coming through. Q, ult 2, is it going to be enough? Humanoid trying to flash to safety. Caps going golden Caps! Flash, and he's out! He's out! Clean finish, photo finish. Zanya's in the animation. Si è svegliato, al 23 minuti si è svegliato, eh? Good. A 23 minuti. That was sick. I mean, Caps is feeling himself, but... Mi sembrano robe a caso! Mi sembrano robe a caso! Non è fun vedere sta roba! E non si impara niente! Come fanno i caster a mantenere la serietà? Com'è possibile? Se sono da flammare questi! Gioca full low? È super low, giusto? La qualità di texture è super low, giusto? Sempre detto anche quello. Si gioca super low per l'occhio che carica meno dettagli. Ammazzano un tizio e vanno al Nation. Incredibile. Indovino. Corki becca, tippa col package e forse beccano o fightano, vediamo. Ecco il TP. Ah! E via. I think let's get the package as well out, because you won't have that now for the next dragon. Mickey might just be dead here. Humanoid can follow up if they want to. Razork now stepping in. G2 need to be ready to turn this fight. Razork going in. Mickey should just get taken out, but package is now gone. Is this G2's opportunity to turn Mickey taken out? Nothing gets done here. Razork in the backline also gets dropped, though. Mickey still standing for a brief moment, and Broken Blade stepping up. Noah. G2 need to... Mickey might just be dead here. Humanoid can follow up if they want to. Because you won't have that now. Hoping to get out Humanoid's TP. I think let's get the package as well out, because you won't have that now. Va bene, qui ragazzi è package istantaneo, kill su Mikix, TP, start al Nash e ha vinto il game da parte dei Fnatic. Cioè, poi baitavi il Nash della GG perché era l'ultima cosa che potevi fare perché Broken Blade la paga al 16. Qui ragazzi i Fnatic hanno vinto il game, ammazzano Mikix e vanno al Nash 4v5. Perché tipo già. Non so cosa stanno facendo qua onestamente. Vanno su qua che non devi andare di qua che vai fuori, guarda che roba, cioè. Package ultra in ritardo e rischia pure di morire perché Mikix sbaglia la Q.
Noah and Humanoid versus the world of Broken Blade still stepping forward. Ultra Mega Fire Kick knocking back Caps. Humanoid continuing to lay down these rockets. Sidestep on the poke coming in from Hansan. The Broken Blade so low. No TP available to rejoin the fight either. 2 for 1 in favor of G2 at the end of the play. And getting that package is huge. You get the Vladimir ha capito che gli serve il Magic Penetration prima del Rabadon. Ne ha like fatto mezzo e mezzo. Mamma mia, voglio veramente sparare. Rejoin the fight either. 2 for 1 in favor of G2 at the end of the play. They're looking here though again from Razork trying to get the follow, but Noah is focused on towards Mickey. BB Perché a me non serve a niente, ragazzi. Vlad in competitivo è forte solo dal 16 e 3 oggetti. Già ha sbagliato la build. Yeah, and you can see there, Oscar. Outside when the ulti isn't up, he has no. Vedrete che il prossimo fight fa 1v9. Ora è il 16. Si sa che lo spike di Vladimir è a 3 punti di R. Solo Q è a 2. Solo Q ti basta. Ho visto le Vladimir snowballare early game da quanto la gente è stupida. Eccolo qua, 3 item a Kali. Gioca così, no, non si fa così. Spiky late. I think it was just to play this force Fnatic's hand, especially with Oscar and down. Anche se me lo fanno vedere in Corea dico che non ha senso. Cassa contro sarebbe bello. No, non è bello da vedere, è cassa di infrielo. Voleva fare Rabadon e poi si è accorto di aver trollato. Rimane il fatto che ha buttato 1250 gold. Quindi spike late perché doveva chiudere il void per spikare livello 16 e 3 item era finito. Comunque fa danno uguale, quindi va bene lo stesso. Obviously the poke damage is great, but you can see Caps now. I mean, he hits like a truck. The mob on Wardy is just not going to be enough in the 1v1 to stop Caps from going for the all-in. La possibilità di Vlad, un cazzo, la possibilità di Take Vlad. his Corky's flash away, it makes the next fight so easy. There's a Nautilus on the opposite side, the point and click. Reliable in those exchanges. Yeah, I think the biggest problem here is kind of there's a bit. 3 item a Kali, quasi 3 item Vlad, ma ormai Vlad è al 16, quindi anche se è così. Se non Inter a posto, un fight. Oscar and Razork on the way down, a bit more healing. The ulti gonna proc as well and heal him up for another 700 HP. Do they have the burst damage to kill the Vladimir? It certainly looks like it'll be the case. Immaginate, ragazzi, per favore, un Vladimir nel vostro game, side lane per 28 minuti a non fare niente, che continua in tara. Shut down in the bottom lane. BB taken out. G2 instantly looking towards the Baron. Yeah, but again, they don't really have the damage to try and take it, so they're just gonna look for the tier 2 instead. And G2 looking to scramble, but nice pick from Fnatic. And here we go. Humanoid could be able to just. Ragazzi, cioè, allora, io vi prego, Caps al TP ed è 2 livelli sopra. Caps al TP ed è 2 livelli. Mi metti Caps contro Humanoid in top e il drago è free. È finito il game. Ci metti 2 secondi. 2 secondi ci metti, 2. Perché se qui non mandano un altro player, questo viene derivato e perdi un inibitore. E anche se gli altri fanno il drago a caso, mettiamo che i fanatici lo prendano, perdi un inibitore per un cazzo di drago inutile. Dai. Poi... Mamma mia, oh. That's a pick and a tower immediately for Fnatic. Yeah, despite the gold discrepancy, it's actually Fnatic who get the first tier 1 tower of the game. Razor continuing to walk forward. Mickey's got no damage behind him, so Noah's safe. That knockup just doesn't mean a damn thing. Mickey's gonna fall here. O sbaglio, ragazzi. No way he gets out of this one. Hansam and Yike just backing away, but Caps again looking for the 1v1, and he will find it against Oscar. Dominating, but the rest of Fnatic, what can they do? It is soul point for G2. They cannot afford to give up this objective. It should just be a free Drake, but Caps is still lurking. Lingering in the darkness, threatening. Per me questo si può fare, ma sulla carta è int. Cioè, nel senso, è la scelta giusta, va bene, si può fare, ma questo è più free, perché qui hanno ward più deep. Quindi se andavano qui, loro erano obbligati a lasciare il drago e a camminare qua, perché non puoi give upare un Nashor. Se i G2 al momento camminano al Nash... Se i G2 ora camminano al Nash, questi sono obbligati a lasciare il drago, perché altrimenti perdono il Nash al 100%, e inoltre Vladimir può flankare con un TP più dietro di loro, no? Però va bene lo stesso. Dai, Vlad. Mamma mia, Broken Blade è veramente il player più scarso che abbia mai... Minuz è veramente più forte di Broken Blade. Cioè, guarda che roba. C'è Minuz che sta perdendo altri killi. Guarda che roba. Ragazzi, questo è un Vladimir di un player in lag. Il Vladimir in solo Q sarebbe arrivato da dietro full combo triple kill, giusto? Giusto? Un Vlad in solo Q arrivava da dietro triple kill su questi 3 qua, o sbaglio? Vero o no? Onesti, ragazzi, onesti.
Un Vladimir in questo minuto nei nostri solo Q game, questi qua li shottava tutti e tre alone. Able to grab it. Broken Blade getting chunked out by the Calling Mill. That's big. Caps trying to find the angle. They're just trying to take the jungler down before they commit any further to the objective. Big burst coming in. Caps right into the backside. Hunt Summit doesn't really have great follow up here. Noah still standing strong, peeling back beautifully, but it's all on Caps now to turn the fight. Noah, 1,000 gold shutdown. Hunt Summit needs to connect on these arrows. Noah playing on the edge here. The cozy campfire, not nearly cozy enough. Jun now retreating, and G2 have taken the Cloud Soul. Caps able to get into the backline, disrupt them. Hands landing the poke as well. It looked like Fnatic might have been able to claw back. Stavano cessando un cazzo di miglio. And they will turn their attention towards Baron as well. And honestly, this entire game has been 30 minuti, non c'è ancora il manamone staccato. Getting so many. Certo, Dan Dark. E lo sei tu, è quello il bello. It feels like he always comes back to this man in the mid lane, and Humanoid just hasn't quite been able to find that same impact. The Corki is there, he is trying his... Vladimir in late game a 30 minuti, 3 item, livello 17, 1000 danno. È il danno di una spell. È incredibile. Pensateci, è il danno di una spell. Cazzo, ha smarfato Yike. Impact. The Corki is there. He is trying his damnedest. Like, that's not to try and take away from Humanoid. Like, you can see how much poke he's getting in the front line, but just getting hit by the chains of corruption means he can't quite follow the poke. Caps goes in, turns golden, Sama to easily land a lot of this poke. And again with the playing so well around his ult timing. Noah will get the 1,000 gold shutdown, which might help out a bit. But the rest of G2 are able to... Griselda, vai a fargli vedere come si fa. And the 1,000 gold shutdown is very big for Noah and very big for Fnatic, but is it enough is the question, because you give up Cloud Soul for that shutdown, more or less. The reactions here. Ramaz excited. I think Dylan's concerned. The uncertain claps are the ones that I live for. Yeah, they're the best. Io voglio capire com'è la mente. Ciao Trombi, ragazzi, 17, la mente di tizi che è arrivato al mondiale in finale e ora vede un livello del genere. Io vorrei sparare. Is it good? Well, Mickey wants to see if he can make good on the last plays. Hasn't exactly had the moments to shine in this. Nautilus has definitely been the focus. Yeah, 07. I mean, he's been caught out a number of times here. Yeah. But Caps now going to find Oscarinen. Oscarinen has the cane of Brooker, and does this now make the difference in the matchup? Ci sono challenger più forti di sti qua. Probabilmente sono più stupidi di Macro. We don't do that anymore. Yeah. Someone shut that down. That's fair. All right. Here's the thing. No one. Humanoid ha tirato una R qua pensando fosse un min. All right. Here's the No, aspetta. Non lo può. No, aspetta un attimo. Shut that down. Non sto capendo, ragazzi. Dite che era face check. No, cosa cazzo face check qua? Che sono. Hanno visione su gente che va via. Non ho capito. Non ha vision di quella roba lì, ragazzi. O l'ha visto arrivare prima. Non ha vision, ragazzi. Era face check missing. Aspetta, che. Sono talmente allibito da Humanoid che sto pensando alla cosa più stupida. Alright. Here's the thing. No one has any healing reduction, which seems highly questionable in this particular game, given there's a Vladimir and a Lucian who's about to finish Bloodthirster. I feel like someone should invest in that. Especially since, like... Ha fesceccato, ragazzi. Non giuro. No. Giustifico Humanoid, perché secondo me sta fesseccando. È che ho visto talmente troppe puttanate che sto cercando la roba più stupida, quindi non è giusto. Yeah. That is someone. I mean, you can't really get on Emilio anymore with Kevin Creature for a lot, so... Yeah. I mean, you can just buy the curse word. It's not, it's not super ideal. Quello che mi state dicendo che... Vabbè, a Caglio un attimo. I mean, you probably need the... Mortal Reminder maybe here for Lucian as your best option. Maybe. Tough call. Thomas just walking up fearlessly. That poke is disgusting. Cozy Campfire there. Jun ready to back his teammates up with the Baron buff backing them up. G2, easy push here on the top side to break down the tier 2s. Splitting up the entire map, ready to play on Vladimir ora dovrebbe fare danno. Se non fa danno Vladimir vado lì e spacco Broken Blade di Broken Nose diventa. Broken Arms. G2 gonna break yet another tier 2. I imagine Fnatic are gonna mount a bit of a stronger defense for the base. Se Broken Blade non fa almeno 3k e mezzo di danno. I don't really know if there's much that you can really, well, Mickey doesn't escape, maybe you can get onto him, but I don't think there's very much you can do here. Broken neck. Trying to push G2 away from all of the lanes, but you're not winning out in the 1v1. Sono curioso, ragazzi. Sono curioso di vedere. Intanto l'MSI sarà una figata incredibile perché
chi vince o arriva secondo, non mi ricordo più cos'è che era, le prime due nazioni che vanno più lontane hanno lo spot in più. Quindi sarà è incredibile, ma veniamo stompati, per carità. Sono curioso di vedere un game di competitivo della lega più bassa d'Europa, di una minor. League of Horror metto come titolo e guardiamo il competitivo più basso d'Europa. Mi va? E vediamo come... Lo facciamo? Petros, grazie del sub. League of Horror e vediamo i team più scarsi d'Europa che giocano in Major. Mi domando, ok, che la gente che ha macro, gente che non le ha, ma per loro che giocano da un botto di anni, soprattutto in grandi ore, con 100 coach di 100 se c'è quello che insegna il macro, allora 12 ragioni di allenamento. No, perché i coach nel macro non ce l'hanno. E i giocatori ormai l'hanno perso perché sono vecchi. I will say though that we finally hit the point for Fnatic where Noah is a very big threat due in part to that shutdown. Il 90% dei coach è lì perché è un settore relativamente nuovo, sono stati messi lì perché bravi a creare gruppo, bravi per questo, bravi per altri motivi, ma non insegnano i player a giocare. Non credo ci sia un coach effettivamente in grado di insegnare sta gente. But you have an Ardent Sensor, Jun. You have that ulti to cleanse you out of so many of these threats, and I think that if there's a fight where per fare il League of Horror devi fare il review dell'Elite. Ora mi dite il livello più basso, ragazzi, d'Europa e ci guardiamo un game. Matteo, grazie del follow. Elite. Ci guardiamo un game di Cryon. Everything is going place on this, and I think he can. Il tormentane. Ci guardiamo un game. Ci guardiamo un game. Ragazzi, ora ci guardiamo. Facciamo la saga League of Horror. Ci guardiamo i game più scarsi d'Europa. I team competitive più scarsi d'Europa e guardiamo il livello. I think you're just opening up for Noah to have a field day with the culling. So I think trying to play for in around like choke points like this is going to be a much better opportunity here, where you can spread out as G2 around that choke as Fnatic try to enter into River. And you can see that G2 have Prio, right? They have Prio in mid lane, it makes the setup easy here. There is a bit of vision around the mid lane, but one of the great strengths of Varus obviously is with the range advantage. Once that mid lane tower is done or gone on the opposite side, it's very easy to step up and push this wave out without overextending or overcommitting. Il team è ancora up. First to the play, they have the vision set up, they can play around the choke. È incredibile, cioè. They have to be careful how they approach, so it looks like they are just going to be fighting for mid lane priority, trying to find a wider angle to approach the objective from. And this is the thing, right? If you try and commit through that as Fnatic, you get G2 with a really nice concave. Io un player ho visto stasera, uno, Caps, che faceva 1v1. Ma comunque non ha macro perché il team non ha sfruttato niente delle kill che ha preso Caps. Era anche la caso probabilmente. BB can even threaten on a flank coming in from, say, the top side here, as the rest of G2 are all pushing in through here. It makes it very, very difficult for you to try and break this as Fnatic, so you have to contest mid-wave, so then you can find your way into... Broken Blade, ghosta in mezzo alla gente e tira una cazzo di full combo di merda. Oh, ti prego. And that's why it's been a little bit of a slow push here. The rest of Fnatic grouping up, with everyone on G2 now showing they want to make sure that they're actually able to get control of mid to then push G2 back. Ora Broken, ora! Ora Broken, ora! Caps, Mark. Noah is decent, but the follow-up damage not there. Malignant's poke, okay, but again, just the arrows coming in, the piercing arrow, Jun locked up, Broken Blade coming in on the flank, the Vladimir damage is going to be massive, but Razork instantly tries to shut him down, they one-shot! Io non ci credo, ragazzi, che 35 minuti di game, arrivato full build per non fare nulla all'ultimo fight. Cioè, il top laner più forte d'Europa! Il top laner più forte d'Europa! Oh, Europa! Locked up, Broken Blade coming in on the flank. The Vladimir damage is going to be massive, but Razork instantly tries to shut him down. They one-shot him! That is clutch from Razork! Guarda il danno che ha fatto con una R. Cioè, vabbè, Broken Blade, you are fucking disgusting. Retire from the game as well. Jesus Christ, what the fuck is Europe right now? Thank you, Yike. Thank you, Yike. This guy has talent. This guy has talent. Oh, kill the flanker, and now Noah feels like he can just take over the fight, but it is Yike who jumps in, and it's Noah who is overcommitted, backing off, has the cozy campfire, can do so much damage. Caps finding another one. Caps finding a shutdown. Noah running, trying to find the 1v1, and once again he will take down Caps. Fnatic standing strong. Yike ready to recommit. Noah trying to get away from the Zen, but the Frozen Heart is just too much. The lifesteal is not enough. One more auto will do it. Yike on a killing spree. Io non so come mantenere la serietà guardando ste puttanate. Amazing fight
coming through from G2. 2,000 kills for Caps off the back of that as well. And what started off so well for Fnatic finished impressively so for G2. And what a matchup to get it in, right? Ha ucciso 2000 bot oggi, ragazzi. Intermediate. Coming in. Humanoid isn't going to be able to get anything done here. A lot of blinking health bars again. Hansama still has the veil up and available. Guarda chi l'hai fatto in PG, dovrei guardare. Elder could be everything. 2,000 kills for Caps, but will it be a win? Razor going right back over. Yike coming over as well. 4K. Objective getting lower. Hansama getting chunked down. Vai, umanoide, è tuo. Starting to hurt. G2 have to walk away, but they also have to stick around to make sure that this resets. Luckily, G2 can walk away. The objective resets. They can reset the fight, but Yike now stepping up. Oh, il Broken Blade da dietro! On the flank, TP from Fnatic as well. Fnatic now backing away. Dai, Caps. Aspetta, che cazzo sto dicendo Broken Blade? È qui il Broken Blade. Coming in on the flank, TP from Fnatic as well. Fnatic now Vai, backing Broken! away. 6K, 5K. G2 still have priority access on the objective, but they want the... Che cazzo premi W adesso che non c'hai target addosso? Che cazzo fa? G2 still have priority access on the objective, but they want the fight. Humanoid getting cut down. Caps ready to keep this train rolling. 2,000 not enough. He wants to get 2001, but in the meantime, Broken Blade coming in. Broken Blade, signori! Broken Blade! L'MVP! Backside already taken down. Oscar and Razor trying to tag team their way through this fight. Noah still standing. The Helix still coming in. The Lucian starting to take over the exchange. That's the power of these short-range matchups, and now it is Yike who has to run. Noah who just has to respect the wind becomes lightning, but it does. Mamma mia, Yike, che forte. Meantime, the Elder came through, and Yike just keeps going. He needs to keep running though. He needs to step away. Will be caught. Oh, there's the Q. There's the punch down. Shut down. Hands finishing. I don't know why you're uploading it. Huge. This thing is fun. These guys are earning like your parents in 1 month. They have the salary of your parents. What the heck? His package anymore, but I mean, Fnatic are already running for the hills. G2 have a perfect setup. You got great ultimates that are Yike, bravo. now as they try and follow through. And the second the Humanoid's taken out, Broken Blade, che giocatore this is incredibile. where it turns. Noah coming in. Potevamo vedere la Corea, no, voglio guardare i game peggiori. Guarda, voglio vedere se c'è un livello peggiore di Fnatic G2 in Europa. Questo vuol dire che voglio vedermi la lega minore, più minore che ci sia, dei team più scarsi del torneo. Down Oscar jumps onto Mickey in the backside. Now we're speeding through it. Back to life. Back to life. Back to life. Baron. We don't have time to look back. We only look Finita la partita, non puoi fare sta roba qua. All right. Baron now started Caps just jumping into the pit pretty fearlessly. Che macro è? Che cazzo fa Mikis? Ma ultane 3, è finito il game. È la call più stupida che abbia mai visto in vita mia. Baron now started Caps just jumping into the pit pretty fearlessly. Mickey stepping up as well. Caps just going to try to jump in and finish off Humanoid. Ecco Vlad, Broken Blade. Hansama on touch of the backside. Broken Blade stepping in. Oh my god, this Elder Dragon! It's killing everybody. It's a quadra for Hansama. I can hear the calls already. They want to give him the penta. They're slowing him down. He's walking up. He's getting the autos. No, he's going to try to dash out. Penta kill for Hansama. There it is, baby! What a way to end it! There was only one way this could finish. And Yeah, a totally cringe game, disgustingly and insulting for European people. There's only one way to end this. Questa è una presa in giro alla popolazione europea. 58% win rate for G2 in this matchup, and they want to try and close this out even further. Keeping it going. Back and forth for so long, but G2 coming up clutch in the fights. Io non sono contento per lui.